Ciao ragazzi, come vedete sul tavolo di Slot Car Tech siamo tornati ad avere la mia Acura che ho già utilizzato per la prima gara del campionato italiano LMP. Chiaramente è la vettura che ho utilizzato all'interno del girone nord-ovest e oggi sono qui con due accessori fondamentali che ci serviranno per affrontare la prossima gara. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il ben ritrovato sul canale Slot Car Tech. Se anche a voi piacciono le gare di slot, vi piace tutto questo fantastico mondo a 360 gradi, beh allora siete nel posto giusto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete tutti i prossimi contenuti. Ma ora dedichiamoci appunto a questa fantastica Acura LMP, perché vi voglio dire che cosa vi servirà se andrete ad affrontare la gara a Campo Ligure. Ha un tracciato in legno e quindi normalmente sono abituati a correre con vetture in metallo. E allora magari molti di voi mi diranno: ma com'è possibile che corriamo con le vetture in plastica? Questo è possibile perché grazie a Slot It utilizzeremo due componenti, due accessori fondamentali che permetteranno di adattare questa vettura dall'utilizzo sulla pista in plastica all'utilizzo sulla pista pappata per metallo. Che cosa sono? Beh, chiaramente i cerchi e le gomme in spugna, ma ve li voglio far vedere nel dettaglio perché non sono i semplici cerchi e non sono chiaramente nemmeno le solite gomme. Partiamo dalla macchina che abbiamo già visto tutti. Non sto qui a smontarla, ve la voglio semplicemente girare al contrario. Qui addirittura è ancora un po' sporca perché io normalmente le vetture le vado poi a preparare prima della gara successiva, ma questo ci viene bene per verificare che cosa ho utilizzato come gomme. Come vedete sono i classici cerchi Slot It in alluminio e come gomme sono quelle che prevede il regolamento, la F22 1207. Fino qua tutto normale. Anche da noi si è corso su una pista in legno, però non era una pista pappata, una pista molto simile alle classiche piste in plastica. E poi chiaramente ci sono tutte le altre piste, Policar piuttosto che Ninco, piuttosto che Scale Auto, insomma sono tutte piste di materiale plastico. Ma qui a Campo Ligure il gioco si fa interessante perché andremo a correre su una superficie di legno con la pappa, quindi con il tracciato trattato affinché le gomme che si utilizzano con le vetture in metallo possano fare una presa decisamente importante e far andare velocissima la vettura. E allora come facciamo a trasformare questa vettura pronta per un uso su una pista in plastica adeguata anche per una pista ad uso metallo? Beh, lo facciamo attraverso questo semplice set di cerchi. Il codice è il W1500951 5A, non vi preoccupate, ve lo metto in descrizione del video stesso. Sono cerchi appositamente studiati per ospitare delle gomme in spugna. Le vedremo più avanti perché sono gomme un po' particolari e hanno la necessità di avere una piccola lavorazione per poter essere inserite su questi cerchi. Andiamo ad aprire il sacchetto e andiamo così a vederne il contenuto. Vi voglio anche far vedere come sono fatti perché chiaramente non possono ospitare le gomme normali. Ed eccoci qua con il cerchio in mano. Come vedete, a differenza di tutti gli altri cerchi, qui ha praticamente la parte interna scavata, quindi avremo gli esterni lato interno e lato esterno più alti rispetto al cerchio centrale, e questa è una particolarità perché ce l'ha solo il cerchio che ospita la gomma in spugna. Poi l'attacco è il tradizionale, quindi avremo la solita brugola che permette il fissaggio del cerchio stesso all'interno dell'assale. Come vedete sono cerchi totalmente pieni, non hanno nessun foro di scarico, quindi non sono alleggeriti, hanno soltanto il doppio foro per poter andare ad inserire due brugole di aggancio. Per il resto sono esattamente uguali ai cerchi tradizionali. Dicevamo prima che su questo cerchio c'è la necessità di montare una gomma particolare e allora posiamo il cerchio e prendiamo la gomma. Stiamo parlando di gomme in spugna. Il codice è il W17309-715AH. Anche in questo caso vi metto il codice in descrizione. Apriamo anche questo sacchetto per le gomme e andiamo a vedere
come sono fatte. Come potete notare, queste gomme sono decisamente importanti, sono grandi, sono grosse, sono spesse, sono anche abbastanza dure perché in realtà non hanno la loro presa direttamente sulla gomma, ma devono essere imbevute di un liquido, di una sostanza che poi ci verrà indicata per poter far presa con la pappa, quindi con il liquido che è già stato sparso sulla pista. La gomma stessa andrà ad essere inserita all'interno del cerchio e in pratica, come vedete, il cerchio va a evitare che la gomma possa fuoriuscire dallo stesso. Ma il montaggio non è semplicemente fatto a pressione con il copertone sul cerchio, ma in questo caso occorrerà andare ad incollare il copertone vero e proprio sul cerchio. E come si fa? Beh, è abbastanza semplice. Si va a posare un piccolo e leggerissimo velo di Bostik lungo tutto il copertone, diciamo nella parte interna, avendo cura di farlo aderire perfettamente a tutto il cerchio, e poi, dopo averlo fatto asciugare per circa 24 ore, si andrà a posizionare la gomma proprio sul cerchio stesso. In questo modo ci sarà una presa perfetta tra cerchio e copertone. Ma non è finita qui, perché il copertone dovrà essere a sua volta rodato, o meglio dovrà essere tornito, affinché possa andare a misurare della dimensione minima prevista. In questo modo abbasseremo il baricentro della vettura e daremo maggior aderenza, maggior stabilità alla nostra LMP. Ragazzi, qui il gioco si fa veramente molto interessante. Devo dire che per me sarà un'esperienza totalmente nuova, non ho mai corso su una pista in legno pappata con gomme di spugna, per cui vedremo come andrà, vedremo come sarà. Vi farò un recap completo del tracciato sul quale andremo a correre, ma soprattutto della mia prima esperienza, della mia prima volta su questo tipo di tracciato. E allora ragazzi, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale, non perdete i prossimi contenuti e soprattutto non perdete il recap di Campoligure. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.